Platz. Platz. Hey. Brava Platz. Fuß. Brava Bomba. Brava Dea. Super. Fuß. Brava. Bravissima Dea. Platz. Platz. Brava Dea. Stamattina abbiamo costruito il semenzaio, che è il nostro primo semenzaio, non abbiamo mai coltivato direttamente dal seme, da quest'anno vorremmo coltivare semi biologici, biodinamici. Abbiamo trovato una scarpiera che è delle stesse misure delle microserre, l'abbiamo montata e poi abbiamo comprato direttamente la microserra, che è questo semenzaio, diciamo, formato da 40 celle ogni microserra per un totale di 400 piantini. Sicuramente andremo a prendere di nuovo il doppio dell'attrezzatura, quindi un'altra scarpiera e altri 10 semenzai così per avere 800 piantini. Adesso attualmente abbiamo visto che lo mettiamo qui nella cucina perché è il punto più caldo e hanno bisogno, abbiamo letto, dai 15 ai 20 gradi più o meno per germogliare. È un risparmio di soldi, perché comprare i piantini soprattutto di pomodori, melanzane costano e noi così dal seme risparmiamo sicuramente del denaro e poi la soddisfazione di crearsi proprio la pianta dal seme, quello sicuramente è la cosa più importante. Ci sono due lati positivi. La cosa negativa, tra virgolette, chiaramente, che c'è un impegno non indifferente. Noi siamo alle prime armi, è il primo semenzaio che facciamo, quindi adesso ci stiamo documentando sulle le varie luci, rossa, bianca, gialla, potenze, orari di luce, però abbiamo letto in realtà che per la germinazione in realtà c'è chi la fa al buio totalmente, chi la lascia alla luce non diretta del sole, quindi come in questo caso. Quindi adesso stiamo vedendo e sarà tutta una prova, come da quando siamo arrivati qua in casa l'agricoltura per noi è tutta nuova, quindi siamo contenti di averlo finalmente costruito, questo semenzaio in casa. Poi ne andremo a costruire uno sul terreno. Tra qualche settimana andremo a piantare i semi e vedremo la germogliazione di tutte le nostre piantine. Per fortuna ha iniziato a sghiacciare qui perché è stata una settimana di temperature bassissime, era tutto completamente ghiacciato nei giorni scorsi. Oggi è il primo giorno di sole abbastanza caldo che c'è qui. E tra l'altro vi abbiamo fatto vedere la preparazione dell'orto sopra, superiore, che abbiamo pacciamato e preparato nei giorni scorsi, a cui abbiamo apportato sostanza organica. Questa è la parte degli orti sottostanti dove abbiamo il frutteto, che abbiamo iniziato a preparare proprio in questi giorni. Abbiamo passato tutta la grelinette in questi 4 letti, 2 qui e 2 nella parte superiore. Nella parte superiore abbiamo ancora degli ortaggi invernali piantati, mentre qui è tutto libero e non è mai stato coltivato. Se ricordate, chi ci segue da un po' di tempo si ricorda che qui ancora non avevamo solo preparato i terrazzamenti in questo anno. E oggi andiamo a trapiantare l'aglio, che purtroppo non si è riusciti, quest'anno ancora non riusciremo a avere di nostra produzione rispetto a tutti gli altri ortaggi che produrremo coi semi, quindi questo l'abbiamo ancora comprato insieme alla cipolla. E un po' di aglio nelle scorse settimane l'abbiamo già messo negli orti superiori, lo utilizzeremo per tenere lontano alcuni parassiti dalle coltivazioni, e l'abbiamo piantato un po' in tutto l'orto per portare del beneficio appunto ai futuri piantini.
e invece la grossa coltivazione la andremo a trapiantare qui oggi. Ho fatto una selezione degli spicchi d'aglio che andrò a trapiantare tra poco. Tra tutti quelli che compongono la testa d'aglio ho scelto quelli nella parte esterna, che sono quelli un po' più grossi, che probabilmente produrranno meglio. Quelli più piccini dell'interno della testa dell'aglio li conserverò per la cucina. Tra l'altro gli spicchietti d'aglio non li ho privati della loro buccetta, perché gli farà da copertura, da protezione una volta che saranno sotto il terreno, e ovviamente li pianteremo con la testa all'insù. Stiamo continuando la proda, questa qui delle Swale, dove metà proda è stata coltivata tutta di aglio, e adesso andiamo a coltivare tutta l'altra metà con la cipolla bionda, che è quella un po' più resistente. Essendo che noi siamo a 1000 metri, le gelate sono forti, quindi abbiamo preso la cipolla bionda e andiamo sul sicuro. Questa proda è larga quanto la nostra grillinette, quindi stiamo facendo tutte le prode larghe quanto la grillinette, perché ci viene comodo fare una passata unica. Abbiamo messo circa 150 teste d'aglio e 150 cipolle in una swale, quindi adesso continuiamo a trapiantare, e di qua andremo a trapiantare poi in primavera, a maggio, forse le zucche, non sappiamo, comunque qualcos'altro. Quest'anno di aglio e cipolle ne avremo parecchio, perché l'anno scorso abbiamo messo circa 70 spicchi d'aglio e 70 bulbi di cipolla. Tuttora stiamo mangiando il nostro aglio e le nostre cipolle, quindi ci sono durate tutto l'anno in realtà. Quest'anno abbiamo voluto mettere di più, innanzitutto, come ha detto Ele, per gli insetti vari, che essendo che l'aglio puzza tiene lontano gli insetti da tutti gli orti, e poi vogliamo polverizzarlo sia per uso di cucina e sia per le galline, perché vorremmo prendere tante galline. Dopo vi spiegheremo un nuovo progetto, è un antibiotico per le galline, quindi andremo a fare degli antibiotici naturali per le nostre galline. Abbiamo raccolto un po' di roba che era qui da parecchio tempo, che dovevamo raccogliere, tra cui broccoli cavolo nero. Quello romano lo lasciamo ancora lì perché sta ingrossando proprio adesso. Il freddo sicuramente non ha aiutato, infatti il prossimo anno penso che metteremo dei teli per coprire un po' da queste gelate. Anche i broccoli, alcuni sono venuti belli grossi, altri sono rimasti molto piccoli, e le cause possono essere tantissime, tra cui anche non aver seguito nessun tipo di fase lunare in fase di trapianto, cosa che stiamo studiando proprio adesso e che probabilmente c'entra. Sicuramente il fatto della mancanza di materia organica rispetto a quello che sarà l'orto magari tra qualche anno, insomma tanti fattori, tante cose ancora da sperimentare. È venuto tutto, di quello siamo già super felici. Adesso sono rimasti appunto solo dei cavoli romani, soprattutto nell'altro orto dove abbiamo trapiantato l'aglio, e che stanno venendo su bene, sono molto belli. Li lasciamo ancora qualche settimana, poi andremo a raccogliere anche quelli, e per quest'anno penso che il raccolto ormai sia andato.
Stamattina stiamo andando a rimuovere tutte le trappole per i calabroni che avevamo messo l'anno scorso. Ce ne sono circa una ventina che abbiamo messo tutte intorno al terreno, perché il primo anno che siamo arrivati qui ad abitare eravamo invasi dai calabroni, quindi abbiamo detto qua dobbiamo risolvere in qualche modo il problema, perché sono veramente un problema grande sia per le api del signore che abita qui sotto, che ha circa 6 arnie, e i calabroni vanno a mangiare le api, le ammazzano, quindi quello è un grosso problema per l'impollinazione, per l'ecosistema e per la biodiversità. E per noi che innanzitutto vogliamo vivere tranquilli, non vogliamo essere invasi da calabroni, che le punture non fanno piacere sicuramente, e poi adesso che abbiamo piantato 30 piante da frutto sicuramente saranno più presenti in quella parte del terreno, e allora adesso più o meno fine febbraio, metà marzo si devono mettere le trappole inizialmente per andare ad ammazzare, intrappolare le regine dei calabroni, che sono quelle che vanno a fare poi il nido. Quindi adesso le rimuoviamo tutte quante, poi prepariamo la soluzione che la facciamo con aceto rosso e zucchero e acqua, e dopodiché andiamo di nuovo a rimettere tutte le bottiglie attaccate a questi cappucci che sono tradizionali. Quasi tutti utilizzano questi cappucci qui, dove il calabrone va all'interno, poi finisce dentro la bottiglia e non riesce più ad uscire. Queste sono le bottiglie che abbiamo cambiato, si cambiano poi 3 volte durante l'anno perché si riempiono e vanno poi svuotate nel compost, tanto è tutta materia organica. E qui dentro ci saranno ogni bottiglia 50 calabroni, è una roba impressionante. Quindi adesso queste qui le andiamo a raccogliere tutte, le svuotiamo nel compost e poi le riempiamo di nuovo nuove con la soluzione nuova e andiamo a rimetterle all'interno dei loro cappucci. Queste trappole, queste bottiglie con il proprio cappuccio vanno messe a 2 metri di altezza, 2 metri e mezzo, non più basse, e solitamente, infatti abbiamo visto la differenza, devono essere esposte a sud perché fa caldo, loro sono attratti anche dal calore oltre dall'odore dell'aceto, zucchero, dolciastro. E questi qui che abbiamo messo a nord hanno preso comunque tanti calabroni, ma non come quelli a sud. Però noi, essendo che abbiamo metà terreno a nord e metà a sud, dobbiamo per forza anche metterle a nord, però comunque abbiamo avuto un bel raccolto di calabroni. L'unica cosa spregevole di questo lavoro è la puzza che fanno tutti i calabroni putrefatti qua dentro, perché fanno un odore veramente schifoso, però non ci lamentiamo. Adesso abbiamo preparato tutte le bottiglie con l'acqua circa 5 dita, adesso andiamo a mettere l'aceto di vino rosso, e adesso noi andiamo ad occhio, vediamo un attimino quanto più o meno, penso 3 dita se non ricordo male dall'anno scorso, e dopodiché andiamo a mettere 6 cucchiaini di zucchero a bottiglia. Adesso abbiamo riempito tutte le bottiglie, ce ne mancano altre che sono tutte all'esterno della recinzione, che le faremo oggi pomeriggio. E adesso questo qui è il cappuccio che vi ho fatto vedere prima, bisogna incastrarlo, soprattutto un consiglio è bisogna comprare per forza delle bottiglie d'acqua che abbiano questo scalino, perché si va a incastrare poi nel gancetto qua, nei 3 ganci del cappuccio. E con l'aiuto di un coltello, di un cacciavite, qualsiasi cosa che possa essere d'aiuto, si vanno ad incastrare direttamente sulle bottiglie. Ecco qua, così devono entrare tutti i 3 denti all'interno dell'ultimo scalino, così da qui non può più scappare, e da qui con un fil di ferro si va a fissare su un albero, su una rete, da qualsiasi parte vogliate voi.
Finalmente stiamo ultimando le compostiere, perché avevamo iniziato a farle solo con la struttura sottostante circa un mese e mezzo fa, perché prima le compostiere erano vicino casa nel primo orto, adesso le abbiamo spostate qua sotto le swale, che è un punto diciamo non utilizzato ed è perfetto, è già in piano per le compostiere. Adesso finiamo di ultimare queste due, questa è stata ultimata, mancano solo 3 cerniere per la porta, ma quella si farà più avanti. Abbiamo fatto giusto tutto con i pallet, quindi di recupero, anche le coperture, i plexiglass di recupero ce l'avevamo lì nel garage da un po' di tempo, allora abbiamo detto utilizziamolo in questo modo. E in realtà sono semplicissime. Poi questa sarà la porta con le cerniere, chiaramente. Abbiamo rivestito i lati con il plexiglass interno, così non si va a disperdere compost in mezzo ai pallet. Poi 2 listelli, un pallet qua sopra, rivestito ancora questo qui il tetto con il plexiglass ed è fatto. È molto semplice, costo zero, giusto qualche vite e siamo a posto. Stamattina fa freschetto, c'è un bellissimo sole, meno male, abbiamo visto anche i prossimi giorni saranno super soleggiati, però c'è l'arietta pungente rispetto alle altre mattine. Comunque vi volevo far vedere il lavoro finito che ha realizzato Christian, come avete visto nei giorni scorsi. Allora, ha messo solo una catenella per sicurezza per i nostri cani, che se no si vanno a mangiucchiare la frutta, e ha aggiunto 3 cerniere ai bancali e ha realizzato questa semplicissima porta con cui si vanno ad aprire e chiudere le compostiere per prendere poi appunto il compost in maniera comoda all'interno. Così facendo però non abbiamo problemi di animali anche magari selvatici che andavano a rovistare i nostri cani, e rimane tutto più ordinato e più pulito, più asciutto soprattutto dalla pioggia. E l'unica cosa che vi volevo tra l'altro ricordare, se doveste realizzarle con magari materiali di recupero anche nuovi, insomma plastificati, magari di utilizzare, perché negli alimenti è proprio sconsigliato l'utilizzo del BPA, che è una sostanza chimica presente in tante plastiche, quindi appunto magari di fare attenzione con che tipo di materiali create queste compostiere o le serre, perché appunto tante serre vengono fatte proprio con questi materiali. Poi ci sono alcune aziende che fanno più attenzione e insomma dovete trovare la dicitura BPA free, e significa che appunto all'interno di questo materiale non è presente quella sostanza e così non avete insomma problemi. Con l'arrivo della primavera finalmente iniziano i lavori belli intensi come l'anno scorso, ma non come l'anno scorso, perché lo scorso anno abbiamo veramente lavorato Troppo. Tantissimo, perché abbiamo dovuto fare tutto da zero, nel terreno non c'era niente. Quest'anno siamo più tranquilli, ma iniziano i lavori di appunto passare tutto il compost, le glinette che abbiamo fatto negli scorsi giorni. Dobbiamo fare tutto l'impianto di irrigazione a goccia automatico, quindi l'irrigazione sarà automatica grazie a 2 centraline, una nel frutteto e nelle swale degli orti e l'altro nell'altro orto, grazie a una pompa che porterà pressione in tutte le zone di coltivazione, quindi quello lo faremo vedere più avanti. Nei prossimi video vi mostreremo che attrezzatura abbiamo deciso di prendere. Esatto, abbiamo fatto delle ricerche belle approfondite, ci siamo informati perché non è semplice, da neofiti non sapevamo bene come gestire tutto, e poi vi spiegheremo bene come abbiamo fatto questo impianto. Che ci aiuterà tantissimo, perché l'anno scorso, a parte la dispersione di acqua incredibile, perché chiaramente annaffiando con un annaffiatoio c'è più dispersione di acqua, e poi una perdita di tempo purtroppo quando si hanno
appezzamenti un po' più grossi del classico orticello magari casalingo, cioè diventa impegnativo a livello di tempo, quindi automatizzarlo è sicuramente la cosa migliore. Sì. L'irrigazione sarà il secondo lavoro che faremo, quindi a fine mese di marzo più o meno. Invece il lavoro primario, quello che faremo tra qualche giorno, che inizieremo tra qualche giorno, sarà la recinzione elettrificata di tutto l'ettaro e mezzo che abbiamo, perché adesso noi abbiamo recintato tutto con la rete alta 2 metri, però chiaramente volpi o altri animali, cinghiali. Sono entrati i cinghiali in questi giorni, tra l'altro, perché stavamo finendo di mettere il filo, quello più basso, e lo dovevamo ancora tendere, quindi era abbastanza morbido la parte inferiore. Sono riusciti a entrare, non so come, non hanno fatto chissà che danno, hanno sradicato qualche pianta da frutto, non del frutteto, ma che avevamo aggiunto, tolto dal pollaio e messo di fuori. Sì, hanno arato un po' qualche pezzettino, ma niente poco di rispetto a quello che fortuna fanno solitamente. E i cani erano con noi, quindi non se ne sono accorti. E adesso infatti abbiamo ordinato tutta la recinzione elettrificata, che sarà messa all'esterno a circa 20 cm dalla nostra recinzione. Quindi così si metteranno 2 fili bassi, quindi cinghiali o volpi o altri predatori beccheranno la scossa per entrare all'interno del nostro terreno, perché chiaramente non possiamo avere dei cinghiali all'interno, perché distruggono tutto, quindi anche per i nostri cani stessi comunque sono pericolosi, ma al di là di quello poi sì, non puoi coltivare con i cinghiali all'interno, E quella è un bel lavoro che appunto inizieremo a breve. Non è semplicissima come recinzione, perché abbiamo 5 cancelli, quindi c'è tutto un modo per un sistema che vedrete poi nei prossimi video, e poi la metratura è lunga, comunque è 1,5 ettari e lineari sono 450 metri, quindi non è piccolino. Ci dovremmo mettere lì io e Ele pian piano dalle prossime settimane a fare questo lavoro. Quindi non perdete ovviamente i futuri video, perché stiamo facendo un sacco di cose anche in previsione della cosa più importante di cui vi dobbiamo parlare. Attenzione, e non sappiamo neanche come parlarvene, perché vabbè, lo diciamo, vogliamo aprire un'azienda. Sì, apriremo un'azienda qui proprio. Non vogliamo ancora dire nulla nel particolare, perché adesso siamo in contatto con il commercialista, siamo in mezzo alla burocrazia diciamo generale, quindi non vogliamo ancora dire nulla fin quando non avremo delle conferme da parte loro. Però sì, vogliamo assolutamente aprire un'azienda, e l'apriremo il prima possibile. Non vi diciamo di cosa si tratta, perché sono varie potrebbero essere diversi tipi di azienda, forse quella che pensate la più scontata non sarà, quindi vi lascio lì con Sì, è un'azienda particolare, quindi vi lasciamo lì. È un progetto veramente incredibile. Quello che voglio puntualizzare, che è importante, è sicuramente in vista dell'apertura dell'azienda le spese sono tante, quindi abbiamo già affrontato l'anno scorso la maggior parte delle spese, ma quest'anno appunto per questa tipologia di azienda dobbiamo affrontare tante altre spese, quindi abbiamo proprio bisogno di voi, vi chiediamo una mano enorme, grossa mano. Noi come sapete realizziamo dell'artigianato, sia Eleonora con la creazione delle sue presine, tutte bellissime, in cotone 100% fatte a mano, e io realizzo collane fatte a mano in legno. Mi trovate su Instagram il Pirata del Legno e trovate tutte le collane realizzate. Le realizzo anche personalizzate, quindi se voi volete un tipo di collana personalizzata con, adesso tiro a caso, o un cane, una luna, un sole, qualsiasi tipologia di collana, ci sentiamo in privato tramite mail, o direttamente mi potete scrivere su Instagram in privato, e ci confrontiamo e vi faccio delle bozze e poi creo direttamente la collana. Invece per le mie presine potete scrivermi sempre su Instagram, anche un profilo che è Eleonora Baudo Art, e altrimenti contattarmi tramite mail e vi do tutte le informazioni varie sulle colorazioni disponibili, sulle presine disponibili, insomma vi fornisco tutti i dettagli, e questo è il modo migliore per sostenere quello che sarà il nostro futuro. Sì, perché questa tipologia di azienda che andremo ad aprire coinvolgerà
al 100% anche voi, Esatto. direttamente, quindi sarà un'azienda dove avremo il contatto diretto con le persone che ci seguono, che ci iniziano a conoscere da poco, che ci conosceranno in futuro. È una... Quindi sì, da parte vostra sarebbe una cosa bella prendere parte di una cosa così importante. Quindi con la realizzazione, acquistando i nostri prodotti artigianali, sicuramente riusciremo a mandare avanti l'azienda, quindi ad aprirla innanzitutto, perché per aprirla bisogna affrontare queste tipologie di spese, perché sennò non si può aprire. Eh sì, poi una volta che sarà avviata, ok, sarà quello il nostro principale lavoro. Esatto. E ovviamente YouTube, come ho detto tantissime volte, è un progetto che sta richiedendo un po' di tempo da portare avanti, non è semplicissimo, ma vogliamo comunque ingrandire anche questa parte qui del documentare la nostra vita, la nostra futura vita soprattutto. Sì, YouTube sarà sicuramente un punto fondamentale dell'azienda, diciamo, e quindi sarà incrementato e portato avanti in maniera più costante, esatto, sì, quello che diciamo più dettagliata. Sempre, ma così sarà. Quindi vi ringraziamo per averci ascoltato, e se ci date una mano vi ringraziamo ancora di più. E adesso, chiudendo il discorso agricoltura, aziende, orti, frutteti, ci concentriamo su un altro punto fondamentale che avevamo già detto nel video scorso. Adesso questo terreno qui sarà completamente automatizzato, perché già abbiamo un impianto fotovoltaico nella casetta degli attrezzi che dà energia a tutto il terreno, quindi al futuro impianto di irrigazione, al futuro impianto di elettrificazione del recinto e alla futura azienda. E se vi siete persi il video, lo trovate nel video precedente. Invece casa nostra, dove abitiamo noi, dove dormiamo, attualmente siamo attaccati alla rete nazionale, quindi abbiamo un contatore e l'energia infinita, e da qualche mese siamo in contatto con un'azienda per installare un impianto fotovoltaico domestico. Adesso in questo momento vi faremo vedere tra poco cosa abbiamo scelto per impianto. È ancora da ultimare, ma spiegherò tutto dopo nei dettagli, e così anche la nostra casa sarà autonoma al 100%. Sì, ci piacerebbe, forse, scusami, a livello di energia, diciamo. Sì, ci piacerebbe, l'avevamo già detto in alcuni video, proprio rendere il più possibile autosufficiente l'abitazione, anche se di base qui arriva l'acquedotto, arriva la luce, quindi insomma le cose primarie ci sono, ma comunque sempre dipendenti da qualcuno o qualcosa, come vi avevamo accennato anche il discorso dell'acqua. Vorremmo poi installare magari una cisterna proprio per casa, di raccolta dell'acqua piovana, insomma, quindi adesso stiamo iniziando a muovere i primi passi, anche perché dobbiamo fare una cosa per volta, quindi questo era uno dei lavori più belli che volevamo fare, ci stiamo riuscendo, quindi vi portiamo a casa così vediamo, vi facciamo vedere un po' l'impianto. Dai campi ci siamo teletrasportati qua dentro, come vi dicevamo prima. Adesso vi mostriamo un po' quello che sarà il nostro e che è attualmente il nostro impianto fotovoltaico. Allora, c'è da dire che quando abbiamo acquistato questa casa il vecchio proprietario ha già predisposto i tubi, giusto? Sì, i tubi che portano direttamente su al tetto dal sgabuzzino che abbiamo qua in cucina, dove andrà installato tutto questo sistema di fotovoltaico, batterie, inverter. In uno sgabuzzino il vecchio proprietario ha fatto partire 3 tubi sia per il solare termico che per il fotovoltaico. Quindi esatto, i fili dei pannelli solari andranno direttamente su nel tetto, quindi abbiamo già siamo già avanti, motivo anche per cui ovviamente avevamo già messo in conto di fare poi questo impianto domestico. Questa batteria AC300 della Bluetti può supportare fino a 2400 watt di pannelli solari. Adesso noi ne abbiamo 2 da 410, quindi per 820 watt. E dobbiamo acquistare altri pannelli solari per arrivare a 2400. Una volta che avremo tutti i pannelli solari, in questa primavera, quest'estate, andremo a fare il lavoro sul tetto. Quindi sono 6 pannelli? Sono 6 pannelli, se non mi sbaglio, sì. Che in realtà questi qui con delle staffe avevamo pensato inizialmente si possono anche installare sul balcone, perché sulla ringhiera non tutti hanno la possibilità di vivere in una baita, in una villa indipendente. Magari sono impianti che uno vuole utilizzare anche in condominio e potete tranquillamente, esistono proprio delle staffe apposta
Noi attualmente non fisseremo in quel modo i pannelli semplicemente per non fare il lavoro 2 volte, quindi ora li abbiamo qui sul balcone in maniera totalmente provvisoria. Sono appoggiati alla facciata e controllando le giornate ventose ovviamente verranno eventualmente poi fissati, ma provvisoriamente, ecco, non, Esatto. non proprio sul balcone, quindi li utilizzeremo per queste settimane così, e poi ovviamente documenteremo tutto il lavoro di installazione direttamente sul tetto. Grazie a questo modulo si può trasformare mettendo semplicemente altre 3 batterie B300K, che è quella lì sotto, si mettono una sopra l'altra, e questo qui è l'inverter, il regolatore MPT. Qui dentro c'è tutto, è proprio un impianto unico. Quindi per arrivare a un totale di 11 kW più o meno. Sì, con quindi 11... man mano si alza. Esatto. Quindi veramente... il nostro obiettivo è entro quest'anno arrivare a 11 kW. Allora a quel momento lì la casa sarà autonoma al 100%, perché abbiamo più kilowatt giornalieri di quelli che noi consumiamo. Grazie a 2400 watt sul tetto, esposti totalmente a sud, con tutto il giorno il sole, si autoricarica senza problemi. Questo impianto sicuramente noi lo andremo ad installare attaccato al contatore, però non attaccato direttamente al contatore perché è illegale e non si può. Noi andremo a attaccarlo al contatore, ma in mezzo tra il contatore e Bluetti ci sarà uno scambiatore, ma questo lo farà l'elettricista. Poi faremo un video dedicato, una volta che installeremo questa cosa, che è presente con uno switch. Noi possiamo utilizzare la rete nazionale e quindi Bluetti è staccato totalmente. Quando switchiamo possiamo utilizzare solo Bluetti e la rete nazionale viene messa da parte, annullata. Poi un importantissimo punto secondo me per noi, perché è veramente la svolta avere un impianto fotovoltaico, è il discorso che abbiamo freezer. Adesso ne compreremo un altro di freezer. Nel momento in cui noi andiamo via 2 giorni per un'emergenza o per una vacanza o per qualsiasi cosa, qui arriva una nevicata secca o il vento, che più che altro la nevicata ormai la neve non si vede più, ma il vento da noi è fortissimo e tira giù piante come ridere. Comprensivi di pali della luce. Già è successo l'anno scorso, è andata via la luce perché un albero ha preso un impianto. Giaveno è stata 3 giorni, alcune borgate senza luce. Capite bene che noi con tutto quello che coltiviamo e conserviamo nei congelatori, andiamo via 2 giorni, la via la luce, buttiamo via un anno di lavoro, cioè nel senso non lo vogliamo. Col fotovoltaico così chiaramente abbiamo un backup che ci dà la possibilità di rimanere acceso all'infinito. Quando torniamo a casa troviamo sempre il freezer acceso, sempre tutto acceso, e grazie allo switch, una tipologia di switch che metterà l'elettricista tra il contatore della nazionale e la Bluetti, questo switch praticamente si attiverà nel momento in cui viene staccata la luce nazionale, quindi automaticamente okay. Sì. Cioè se va via la corrente praticamente perché per qualsiasi motivo lui automaticamente si va ad attaccare a Bluetti, e quindi tutta la casa, tutte le apparecchiature rimangono accese appunto grazie a Bluetti. Ma adesso ci spieghi un po' allora, che cos'è, come funziona, per chi non conosce questa tipologia di batterie, anche se ormai sono utilizzatissime, quindi penso che tutti abbiate già... Bluetti è proprio il master di queste tipologie di batterie, è proprio la miglior ditta produttrice di questi moduli. Allora, innanzitutto la parte vantaggiosa è non dobbiamo fare degli impianti noi, quindi mettere un inverter, mettere dei regolatori di carica, delle batterie, collegarle in serie, tutte le cose che abbiamo fatto più o meno sul terreno, però per il domestico sono più complicate, una roba più seria. Quindi acquistando una tipologia del genere di impianto, qui dentro nel primo modulo più grande c'è un inverter da 3000 watt, quindi come la potenza che hanno tutti praticamente negli alloggi, nelle case, a meno che uno non chieda l'aumento, ma anche noi poi abbiamo 3 kW con la nazionale. Quindi qua c'è un 3 kW di inverter, all'interno ci sono 2 regolatori MPPT per i pannelli solari. Infatti grazie al loro connettore che ti dà direttamente Bluetti, il connettore solare ha 2 stringhe per i pannelli solari, si attaccano 1200 watt nella prima stringa che è attaccato a un regolatore MPPT,
e la seconda stringa è regolatore al secondario, regolatore MPPT da 1200 watt, quindi sono separati. E ha un cervello pazzesco, sta macchina è una bomba. È un robot. Sì, è una bomba. Strafunziona. E la prima parte, adesso devo farvi vedere, si stacca, qua dove ho detto che c'è l'inverter e tutto, la seconda parte sottostante è una batteria. La batteria si chiama B300K, che dà 2 kW e 764. Questa batteria qui ha una porta USB qui sotto. Questo modulo qui, il cervello, non funziona se non è attaccata alla batteria, quindi devono essere per forza tutte e due attaccate, collegate. Qui ci sono un sacco di prese, un sacco di attacchi. Allora noi abbiamo voluto prendere questa tipologia di sistema, modello. Questa è la C300 3000 watt, perché ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 prese 220 volt, poi abbiamo una porta 12 volt, poi qui abbiamo quello dell'auto, l'accendisigari classico, poi qui attualmente stiamo attaccando i telefoni o altri apparecchi appunto di fotografia, caricabatterie e quant'altro a a 4 porte USB e una porta USB-C. Poi c'è una particolarità che è carinissima, qua si appoggia il telefono direttamente qua sulla parte superiore della C300, basta appoggiare e il telefono parte e va in carica. Quindi siamo felici appunto di questo impianto, perché non vediamo l'ora di ampliarlo totalmente e andare a montare i pannelli su, perché pensare di avere innanzitutto costi bassissimi di bollette, perché se c'è il sole chiaramente va solo solare, anche perché ultimamente hanno dei prezzi, penso lo sappiate bene, imbarazzanti. E quindi per noi quella lì è una cosa fighissima, non pagare più 200 euro di bolletta al mese o quello che è. E poi anche essere sostenibili sotto l'aspetto appunto aziendale, che sarà a breve, anche grazie a voi, al vostro sostegno, acquistando le nostre collane, il nostro artigianato, le presine di ele, aprire questa azienda che sarà totalmente tra il terreno e la casa totalmente sì, autosufficiente. Sì, dai, si può dire così. Si può dire così, certo. Bellissima questa cosa. Nel frattempo Ele mi ha abbandonato, sono rimasto qui da solo. Vi faccio vedere ancora quando si arriva il pacco appunto a casa, arriva con un bancale super protetto, è una cosa pazzesca, quindi grande Bluetti. All'interno delle batterie e della C300 e della B300K ci sono poi tutti i cavi in dotazione che servono per il solare, quindi c'è un cavo solare per i pannelli solari che parte da lì di fianco e va direttamente ai pannelli solari. Poi c'è l'attacco accendisigari, quello che va attaccato direttamente qua, con 2 attacchi MC4 negativo e positivo. Poi c'è l'attacco della 220 che per ricaricarlo direttamente dalla presa di casa nazionale si attacca a questa qui, la 220, e qui c'è il connettore che si va a attaccare sempre nella parte laterale per ricaricare la Bluetti, diciamo. C'è dei connettori che fanno paura, sono bellissimi, dei fili belli con una sezione bella spessa, qualità 100% veramente. E poi c'è il cavo che attacca la C300 alla B300K, che è la sua batteria, che ha una sezione enorme e va attaccato appunto nella parte sempre laterale grazie a questo cavo gigante che va a attaccare la batteria, e ha anche dei sistemi di bloccaggio, quindi non si può staccare questo cavo qui, è proprio sicuro 100% per bambini, animali. Una volta che viene fissato c'è il block e lì rimane. Per concludere il video adesso andiamo ad attaccare l'aspirapolvere, la batteria della macchina fotografica, il PC e il frigo tutti insieme. Adesso attacchiamo al USB-C le batterie della macchina fotografica, poi l'aspirapolvere alla 220, il PC alla 220 e il frigorifero. Sento già i rumori delle varie attivazioni. Adesso accendiamo il tutto, quello che abbiamo attaccato. Allora il PC sta caricando perfettamente, il frigo sento che il motore sta funzionando, quindi va, le batterie sono in carica. Adesso attacchiamo l'aspirapolvere.
Ok, perfetto. Adesso nella parte dello schermo ha segnato che tutti questi dispositivi stavano consumando 850 watt, quindi quasi 1 kW, e abbiamo altri 2 kW e 200 più o meno di watt disponibili, sì. Nei prossimi video andremo ad installare insieme all'elettricista AC300 e B300K direttamente all'impianto casalingo, così avremo tutto collegato, e vi spiegheremo bene il funzionamento dello schermo touch, dove ci sono tutti i parametri vitali della batteria che si possono cambiare in base alle esigenze del proprietario, dei consumi del proprietario. E sotto in descrizione trovate il link con il codice sconto del 5% su questo setup. E un saluto a tutti quanti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!